Ciao amici, ben ritornati sul canale. Oggi andiamo a vedere come fare questa dolce renna che è molto carina, spero che vi piaccia e come al solito è molto semplice da realizzare come tutti i miei tutorial. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare la renna avviamo l'anello magico di 6 maglie, stringiamo il nostro anello e andiamo a fare un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo le 24 maglie per altri 3 giri. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie lavorate. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e in tutto saranno 48 maglie basse. Lavoriamo le 48 maglie per altri 6 giri. Ogni 6 maglie ora facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e in tutto saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie e poi riempiamo con la vatta sintetica. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione e saranno 12 maglie, continuiamo a riempire con la vatta sintetica e poi completiamo i giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Chiusa la parte andiamo a nascondere il filo all'interno e andiamo a dare un po' la forma alla testa, cercando di mettere tutta l'ovatta verso il musetto e andiamo a dare così la forma. Per realizzare il corpo e il collo della renna andiamo a realizzare una catenella di 18 maglie. Chiudiamo ad anello la nostra catenella e andiamo a lavorare 18 maglie basse nelle 18 catenelle. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 20 maglie basse e lavoriamo le nostre 20 maglie per altri 3 giri. Andiamo ora a fare una maglia bassissima nella maglia qui successiva e dobbiamo lavorare 20 catenelle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 e 20. Andiamo a fare un'altra catenella per girare e poi lavoriamo 20 maglie basse nelle nostre 20 catenelle e dobbiamo poi proseguire con la lavorazione anche di queste 20 maglie, quindi dobbiamo lavorare le catenelle da questa parte, andiamo a fare le nostre 20 maglie da questo lato, poi andiamo ad unirci da quest'altra parte e lavoriamo le 20 maglie per quest'altro lato. Quindi dobbiamo fare 20 più 20 sono 40 maglie e poi andiamo a vedere come proseguire. E così, come ho detto, ho lavorato le mie 20 maglie per questo lato della catenella, ho lavorato le 20 maglie intorno al collo e poi vado a lavorare le 20 maglie anche da questo lato della catenella. Quindi in tutto ho lavorato 20 più 20 sono 40 più 20 sono 60 maglie per tutto il corpo. Dobbiamo quindi arrivare all'inizio qui dove avevamo cominciato le maglie basse della catenella. Andiamo ora a fare ogni 9 maglie un aumento, in tutto saranno 66 maglie basse, quindi dobbiamo fare il giro tutto intorno, anche intorno al collo qui, per tutta la parte. Quindi dobbiamo passare anche da questo lato, poi da questo lato, fino ad arrivare all'inizio del giro. Quindi mettete marcapunti qui, andate a fare ogni 9 maglie un aumento e saranno 66 maglie basse. Dobbiamo ora andare a lavorare le nostre 66 maglie per altri 7 giri complessivi. Arrivati qui dobbiamo andare a dividere la parte per realizzare le gambe. Dobbiamo fare in questo modo. Andiamo a lavorare qui dall'inizio del nostro marcapunti che ci troviamo in questo punto qui di dietro, dobbiamo lavorare, mettiamo il nostro marcapunti e lavoriamo 3 maglie per questo lato, così in questo modo lasciamo le maglie qui di dietro, quindi 1 2 e 3
maglie per realizzare la parte di dietro e poi andiamo a fare una catenella di 6 maglie, 1 2 3 4 5 e 6 maglie, poi ci andiamo a saltare 1 2 3 4 5 e 6 maglie, entriamo nella settima maglia e andiamo a fare una maglia bassa e proseguiamo a lavorare le nostre 6 maglie, 1 2 3 4 5 e 6 maglie e poi andiamo a fare anche qui, allora abbiamo fatto 6 maglie, andiamo a fare altre 6 maglie, quindi 12 in tutto, 1 2 3 4 5 e 6, quindi nel laterale andiamo a lavorare 12 maglie e poi lavoriamo nuovamente 1 2 3 4 5 e 6 catenelle, saltiamo 6 1 2 3 4 5 e 6, entriamo nella settima, andiamo a fare la nostra maglia bassa in questo modo. Vedete, abbiamo fatto le 12 maglie qui in mezzo, abbiamo lasciato 6 e 6 e andiamo ora a fare 6 maglie basse, 1 2 3 4 5 e 6 maglie e poi lavoriamo come abbiamo fatto qui nel laterale, andiamo a lavorare le nostre 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6 catenelle, saltiamo 1 2 3 4 5 e 6, entriamo nella settima, andiamo a fare la nostra maglia bassa, lavoriamo anche per quest'altro laterale come abbiamo fatto per questo lato le nostre 12 maglie basse, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 maglie e poi facciamo le nostre catenelle, 1 2 3 4 5 e 6 catenelle, saltiamo 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, entriamo qui nella settima, andiamo a fare la nostra maglia bassa e andiamo a concludere che le nostre 3 1 2 e 3 maglie basse e abbiamo finito così il nostro giro. Qui andremo ad inserire poi le zampe. Per quest'altro giro dobbiamo lavorare in questo modo, dobbiamo andare a chiudere tutta questa parte, quindi non lavoreremo più la parte qui del davanti delle zampe, ma andremo a lavorare solo su queste catenelle che abbiamo realizzato. Andiamo ora a fare ogni 9 maglie una diminuzione, saranno 60 maglie. Ho lavorato le mie maglie così come ho detto, quindi è venuto in questo modo, facendo la lavorazione sulle catenelle, e dobbiamo andare a fare ora ogni 8 maglie una diminuzione e saranno 54 maglie lavorate. Quindi andiamo a fare ogni 8 maglie una diminuzione, in tutto 54 maglie lavorate. Per quest'altro giro facciamo ogni 7 maglie una diminuzione e saranno 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e andiamo a fare ogni 2 maglie una diminuzione e saranno 18 maglie. Andiamo a riempire bene la parte. Andiamo a fare una maglia e una diminuzione per tutti i giri e saranno 12 maglie, proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Possiamo ora andare a chiudere completamente la parte, nasconderemo poi il filo all'interno e diamo bene la forma. Andiamo a riempire bene anche la parte del collo e cerchiamo di modellare il corpo della nostra renna. Qui andremo ad inserire le zampe, possiamo lavorarle direttamente qui ogni zampa, oppure possiamo farle singolarmente e poi andarle a cucire come preferite realizzarle.
Le zampe vanno lavorate tutte allo stesso modo, quindi partiamo da questo punto qui, andiamo a lavorare 12 maglie. Le 12 maglie le dobbiamo lavorare per 10 giri, poi andiamo a sostituire il filato e facciamo un aumento nella prima maglia e saranno 14 maglie, e poi andiamo a fare altri 2 giri di 14 maglie, stacchiamo poi il filo e andremo a fare poi la parte di sotto per chiudere. Andiamo a riempire bene. Quindi partiamo da questo punto qui e andiamo a lavorare le nostre 12 maglie, e poi andiamo a fare per altri 9 giri le nostre 12 maglie basse con questo filato. Ho lavorato per 10 giri complessivi di 12 maglie e vado ora a sostituire il filato, prendo l'altro filato e vado a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, e saranno 14 maglie lavorate, e vado a lavorare per 3 giri le 14 maglie, poi stacco il filo e vado a riempire bene con l'ovatta sintetica. Per realizzare la base per chiudere le nostre zampe andiamo a fare un anello magico di 6 maglie. Andiamo a fare un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie. Stacchiamo il filo e poi andiamo a cucire all'interno. In questo modo andiamo poi a cucire maglia per maglia tutto bene intorno qui. Con lo stesso sistema possiamo fare anche le macchie sulla nostra renna, oppure possiamo realizzare dei ricami con acqua e filo e fare delle macchie semplicemente ricamando sulla parte. Per le zampe potete anche utilizzare l'altro sistema. Se non vi trovate a farle direttamente partendo da questo punto qui, potete tranquillamente realizzare prima la zampa e poi andarla a cucire con acqua e filo in questo punto. Partite da una catenella di 14 maglie e lavorate 14 maglie basse per altri 3 giri, per 3 giri dopo la catenella. Fatto questo, andate poi a lavorare una diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia, e saranno 12 maglie. Lavorate le 12 maglie per 10 giri e poi staccate il filo e andate a cucire qui dove ci sono le maglie. Andate a prendere maglia per maglia e andate a cucire bene tutto intorno, oppure se vi trovate bene come faccio io, andate partite direttamente da qui come vi ho fatto vedere. Per realizzare l'orecchio partiamo dall'anello magico di 6 maglie, stringiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia, e saranno 12 maglie lavorate. Facciamo una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie lavorate. Ogni 2 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 6 giri le nostre 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie, e poi stacchiamo il filo. Possiamo staccare il filo, andiamo poi a cucire la base prima qui sotto, chiudiamo questa parte e poi andiamo a stringere l'orecchio in questo modo, e poi andiamo a cucire alla testa. Per la coda abbiamo l'anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello magico e andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, e saranno 8 maglie lavorate. Lavoriamo le 8 maglie per altri 4 giri. Riempiamo con l'ovatta sintetica, facciamo una diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia, saranno 6 maglie, stacchiamo il filo e andiamo a cucire. Dopo aver realizzato le 4 zampe andate a riempire bene ogni parte, anche la parte del collo, e riempite e date bene la forma in modo che la renna possa stare in piedi. Poi andate a chiudere con la base in questo modo, andate ad inserire all'interno e con ago e filo andate maglia per maglia e andate a cucire bene tutto intorno, dopo aver inserito un po' all'interno la base per chiudere. Volendo potete fermare prima con gli spilli la base alla zampa e poi andate in questo modo maglia per maglia e andate a cucire bene. Prendete la parte interna della maglia e la parte esterna della base e andate a cucire in questo modo tutto bene intorno fino a concludere.
Per le corna dobbiamo fare prima 3 pezzi, dobbiamo fare un pezzo che sarebbe questo, che è un po' più alto, poi ne faremo un altro medio e poi faremo un altro un po' più basso che andremo ad applicare successivamente dopo aver fatto questi due, dopo aver unito questi due. Quindi dobbiamo fare il primo pezzo, poi andremo ad unire il secondo e poi andremo ad unire tutte e due insieme e alla fine andremo a cucire quest'altro pezzo. Andiamo a realizzare prima la corna media che poi andremo ad unire a quest'altra in modo da completare tutta la parte. Quindi facciamo prima questa media e dobbiamo fare un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e andiamo a lavorare per altri 4 giri le nostre 6 maglie. Poi stacchiamo il filo e andiamo a fare l'altra. Possiamo ora staccare il filo e andiamo a fare l'altra. Per l'altra dobbiamo iniziare allo stesso modo, facciamo un anello magico di 6 maglie e però andiamo a lavorare questa volta per altri 5 giri le nostre 6 maglie basse. Entriamo qui nella maglia della prima corna che avevamo realizzato e andiamo a lavorare le 6 maglie intorno a questa parte qui. Poi andremo a lavorare le 6 maglie anche da quest'altra parte, in tutto saranno 12 maglie lavorate. Andiamo ora a fare una maglia e una diminuzione e saranno 6 maglie lavorate. E lavoriamo le 6 maglie per altri 4 giri, poi stacchiamo il filo. Possiamo ora staccare il filo, andiamo a riempire leggermente con l'ovatta sintetica e poi andremo a fare la terza parte e la andremo a cucire lateralmente. Per la terza parte andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie e andiamo a lavorare per altri 2 giri 6 maglie basse e poi stacchiamo il filo. Stacchiamo il filo e lo andiamo a cucire lateralmente. Io la vado a cucire in questo punto dove c'è la corna più bassa, però potete farlo come più vi piace e andate maglia per maglia andate a cucire. Potete sempre fermare con gli spilli in modo da facilitarvi il lavoro. Prima di posizionare gli occhi andiamo a realizzare le fossette per inserirli, quindi facciamo in questo modo, passiamo il filo da un lato e l'altro e dobbiamo cercare di creare la profondità in questo modo. Tirate leggermente il filo da un lato e l'altro, tenete in questo modo e andate a creare queste piccole fossette dove poi andremo ad inserire gli occhi. Non tirate troppo, deve venire fuori solo un po' leggermente l'incavo per gli occhi, in questo modo. Poi staccate il filo e andate ad inserire in queste fossette gli occhi. Io sono andata a realizzare la base degli occhi in panolenci celeste, poi aggiungo degli occhi in plastica e poi vado a mettere delle ciglia finte in modo da simulare le ciglia della nostra renna. Potete mettere gli occhi in plastica come più vi piacciono, potete anche ricamarli oppure potete semplicemente mettere dei bottoncini, delle perline, ciò che più vi piace. Per il naso rosso, se lo volete fare rosso, se no lo fate nero, andate ad avviare un anello magico di 6 maglie con questo filato. Stringete l'anello e fate un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro, in tutto saranno 14 maglie lavorate. Possiamo ora staccare il lavoro e andiamo a cucire sul naso. Andiamo a dare un po' la forma cercando di tirare un po' leggermente verso i laterali e andiamo ad applicare sul naso. Per le orecchie andiamo a chiudere prima questa parte qui, la base di sotto, e poi andiamo a stringere leggermente in modo da creare bene la forma dell'orecchio.
L'interno possiamo andare a colorarlo con un po' di fard, oppure lo possiamo lasciare così come gradite di più. Andate a chiudere in questo modo e bloccare il filo con ago e filo dopo aver stretto un po' in questo modo. Passate il filo un po' di volte in modo che si stringe bene e date bene la forma all'orecchio. Prendiamo bene la distanza per inserire le orecchie e le corna in questo modo e poi andiamo a cucire bene. Con un filo nero o un filo marrone andate a realizzare la bocca. Partite in questo punto, fate una riga e poi andate a fare una bocca sorridente sotto. E andate poi a ripassare con il filo sopra in modo da bloccare bene questo punto e ripassate nuovamente. Volendo potete andare a fare 2 tratti in modo da realizzare le sopracciglia. Io ho utilizzato lo stesso filato che ho utilizzato per la bocca, un filato marrone scuro, ho realizzato le sopracciglia. Andiamo poi a posizionare la testa in questo modo, la fermiamo con gli spilli e andiamo a cucire bene tutto intorno, prendendo sia la maglia della testa che la maglia del collo e andiamo a fare tutto il giro in modo da bloccarla per bene. Volendo possiamo decorare un po' la fronte con delle piccole V messe in questo modo, andate semplicemente a ricamarle con ago e filo. Potete fare la stessa cosa anche sul corpo. Per la coda andate a cucire così come avete fatto per le orecchie la base di sotto e poi andate a cucire dietro. Fermate sempre con gli spilli, andate maglia per maglia e cucite. Andiamo poi a cucire le macchiette sul corpo, ne fate quante ne volete, ne ho fatte 4, una un po' più grande e le altre 3 sono più piccoline, questa è di 12 maglie e queste sono di 6 maglie. Poi andiamo a fare una bella sciarpa, oppure potete realizzare un collare, andate a fare una catenella di 60 maglie per la sciarpetta e poi andate a fare 60 maglie alte nelle 60 catenelle. Potete renderla più larga, più stretta, come più vi piace in base ai vostri gusti, oppure potete semplicemente fare un collare e andare a applicare magari un campanellino al collo, oppure potete realizzare un cappellino sulla testa natalizio e potete mettere ciò che più vi piace. Sono andata poi a sporcare un po' con il fard l'interno delle orecchie, un po' sulle guance e poi ho messo una piccola perlina sul nasino. Ho aggiunto le ciglia qui lateralmente e gli occhi e poi se volete che sia più stabile potete anche inserire un po' di filo di ferro all'interno delle zampe e della testa, oppure se andate ad inserire bene l'ovatta sintetica però dovete metterla in modo che sia ben pressata, così reggerà senza nessun bisogno di sostegno. Se invece volete metterci un sostegno potete metterci sia dei bastoncini di legno che di plastica che di filo di ferro, decidete un po' voi come organizzarvi. Andate poi ad annodare la sciarpetta al collo, oppure andate a fare, come ho detto prima, il guinzaglio, basterà farlo un pochino più corto e andate poi ad applicare una campanellina al collo. Potete magari aggiungere anche un cappellino natalizio sulla testa, potete farlo di Pannolenci, oppure potete andare a guardare il video di Babbo Natale oppure del pupazzo di neve, così per avere un'idea di come fare il cappellino sulla testa. Ed eccola qui terminata la mia renna, spero che vi piaccia, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, condividete con i vostri amici ed iscrivetevi al canale. Ciao ciao, alla prossima, un bacio!